In questo video voglio parlarti di lenti e voglio farti la differenza tra questa lente che stai vedendo adesso, alla quale sei abituato perché hai già visto altri video su questo canale con questa inquadratura, che è una lente prime, quindi un'ottica fissa, con la lente kit che esce dalla macchina fotografica, perché voglio dimostrarti una serie di cose. Quindi in questo video alternerò le lenti in modo da farti vedere la differenza. Come ti dicevo nell'introduzione, questo video ha lo scopo di dimostrarti come la lente kit, quella che esce dalla macchina fotografica quando l'acquisti, ha un senso solo ed esclusivamente all'inizio, cioè ti serve come palestra per imparare a fare video, e qui parliamo di video, per le foto è un altro discorso, ma quando hai un po' imparato, quando ti senti pronto, è il caso di comprare una lente prime, una lente più performante. In questo video ti faccio vedere, faccio lo switch un po' come con i microfoni, adesso lo faccio anche con la lente, ti faccio vedere la differenza tra questa lente qui e la lente kit. Per curiosità ti dico, ma ti metto anche in sovraimpressione un po' di informazioni e ti lascio i link in descrizione, che questa lente qui è una lente Sigma f1.4 16 mm. 16 mm significa che è molto ampia, infatti vedi ai miei lati molto spazio. F1.4 significa che è una lente luminosa, quindi anche con poca luce riesce a inquadrare il soggetto e dargli una certa qualità video e basta. Ok, Sigma è la marca. Ok, adesso proviamo a switchare con l'altra lente e lo farò mantenendo le stesse impostazioni della fotocamera e le stesse impostazioni della luce. Questo perché? Perché non voglio entrare troppo nel discorso tecnico, ma se ti interessa questo tipo di video tecnico sulle fotocamere, fammelo sapere nei commenti qui sotto, io sarò felice di realizzarli. Mantengo quindi all'inizio la stessa impostazione luci e la stessa impostazione fotocamera e ti faccio vedere la differenza immediata. Dopodiché andrò a modificare le luci e la fotocamera per l'altra lente, dimostrandoti che una lente kit ha una serie di handicap anche da un punto di vista di luci. Quindi se non hai luci fatte bene nel tuo studio, una lente kit che di suo non è molto luminosa sicuramente ti dà molti più problemi rispetto a una lente come questa che è molto luminosa e quindi anche con luci tutto sommato non professionali o non troppo potenti riesce a darti delle immagini di qualità. Cambiamo lente. Ok, la differenza la vedi, la differenza è abissale. Non ho fatto nulla, ho semplicemente cambiato la lente e ho aperto questa lente che è un 15-45 e l'ho aperta a 15. La lente che avevamo prima era una 16, quindi più o meno si equivalgono. La differenza qual è? Che mentre quella era f1.4, quindi aveva una luminosità molto maggiore, questa qui parte da 3.5, che essendo una lente zoom parte da 3.5 e arriva fino a 6.3, che è proprio il buio, ok? Quindi immaginati, se questo è buio, figurati 6.3. Quindi necessariamente capisci bene che pur avendo delle luci fatte bene e un settaggio della fotocamera fatto ad hoc, una lente del genere non può essere utilizzata così. Devi necessariamente andare ad aumentare la luminosità della luce, ovviamente, e magari andare a settare anche diversamente la tua fotocamera. Quindi resta lì perché adesso alzo l'intensità della luce. Adesso la mia luce, che è un Amaran 100D, sì, è al 20%. Ok? E con l'altra lente era perfetto. Con questa vediamo quanto la portiamo su. Resta lì, adesso cambio la luce. Ok, che cosa ho fatto? Ho messo la luce al 100%. Quindi mentre prima era settata al 20%, adesso è al 100%. Ed è una Amaran 100D, quindi una luce abbastanza potente, un 100 watt. Se tu non hai luci così potenti, non riesci in nessun caso a dare luce a un obiettivo del genere. Quindi mentre all'esterno può andare bene per una giornata di sole, c'è tantissima luce, non hai problemi, non stiamo parlando in studio. Quindi una lente del genere, se non hai una luce come quella che comunque costicchia, non ce la fai. Considera che non c'è solo quella luce, ma ci sono anche luci dietro che illuminano, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, come vedi la differenza? Vedi, già da un punto di vista soltanto di quantità di soldi che devi spendere, perché oltre a una lente del genere che costa veramente 2 lire e te la danno con la macchina fotografica, però devi avere delle luci di un certo livello, di una certa potenza. Va bene? Proviamo a tornare con questa stessa luce al 100% con l'altro obiettivo.
Ok, che cosa ho fatto adesso? Ho lasciato la luce al 100% e ho rimesso l'obiettivo precedente, ovvero il Sigma 16 mm f1.4. Come vedi è super luminoso e sovraesposto, assolutamente non va bene. Quindi mentre prima con la luce al 20%, cambiando l'obiettivo, era buio, adesso con la luce al 100%, mettendo questo obiettivo, è troppo luminoso. Ok? Spero che questo video ti stia aiutando a capire come la lente è fondamentale. Adesso però rimetto al 20% perché non ce la faccio. Ok. Mi sento meglio. Allora, siamo ritornati, sempre la Sigma 16 mm f1.4 con la luce al 20%. Ok, e adesso l'inquadratura a me piace. Non mi piacciono le inquadrature troppo luminose, ma questo lo sai perché sei abituato a guardare i miei video, quindi non c'è problema. È chiaro cosa ti sto raccontando, quindi adesso ti ho mostrato da un punto di vista di luci e quindi di attrezzatura, settaggio della macchina fotografica, ma voglio anche farti notare la grana, la pasta di queste lenti. Vedi come io sono molto più definito rispetto a quella lente. Anche i colori del mio incarnato sono, fermo restando che la macchina fotografica non l'ho toccata in nessun caso, quindi stesso settaggio, però l'incarnato, la definizione è completamente diversa. Ok, certo, ci devi far caso, non stai realizzando un film, stai facendo un video per YouTube, benissimo. Però sappi che la lente kit, ok, ma solo per iniziare, solo per imparare, perché devi sperimentare, devi sbagliare, devi imparare, devi migliorare, eccetera, eccetera. Quando l'hai fatto, prendi una lente decente. Ora, io ho preso questa, ma potrebbe essere un'altra lente, insomma, non c'è grosso problema, anche perché c'è una scelta enorme di lenti, quindi non c'è problema da questo punto di vista, basta avere i soldi per comprarla. Quindi, ricapitolando, hai notato questa differenza? Me lo fai sapere nei commenti qui sotto, per favore? E soprattutto fammi sapere se tu stai usando una lente kit o stai usando un'ottica prime, un'ottica zoom di un certo livello, insomma, fammi sapere che cosa stai utilizzando e soprattutto se video del genere possono esserti utili, perché ok la componente audio, ma visto che ormai i podcast video stanno prendendo sempre più piede, anche la componente video, soprattutto per YouTube, è fondamentale. Quindi conoscere l'attrezzatura, conoscere il settaggio, conoscere le lenti, eccetera, 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 secondo me può essere molto utile. Bene, grazie per aver guardato questo video, aspetto i tuoi commenti e noi ci vediamo settimana prossima.